Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Dal 1 di luglio cambiano i costi dell'abbonamento al nostro canale YouTube. Sei già abbonato? Ecco come fare l'upgrade. Vai sul nostro canale YouTube e clicca su abbonamento. Nel menu che si apre, seleziona Esegui upgrade. Clicca successivamente su Squadra livello 1 e sulla destra troverai il tasto Cambia livello, un piccolo gesto che ci permetterà di continuare a raccontare il Milan in modo indipendente e senza condizionamenti. Madre di Dio. Benvenuto a Lunch Press con trasmissione di Edoardo Matur. Cazzo guardi altre trasmissioni. Venerdì 29 agosto e come scrive Simone Pomi siamo già stanchi come a fine maggio, questa è la realtà, non è ancora finito il mercato, il campionato si finirà praticamente stasera dopo la partita con Lecce. C'è ottimismo. Prima di partire però ragazzi fatemi dedicare questa puntata a un grande milanista che ci ha lasciato mio zio Pinuccio ovunque tu sia. Jack, buongiorno, condoglianze, visto che siamo in live, mi accodo a chi immagino te le farà adesso in chat, sono già diversi, oggi tanto da chiedere al mister, tanto da parlare, tanto di mercato, tanto calcio giocato finalmente. Jack, nel corso della puntata i video dell'idoneità sportiva di Christopher Nkunku che sono andati adesso a fare Bea e Simo e sì, comunque tendo a confermare che siamo già tutti stanchi. Secondo me il mister è già il più stanco di tutti. Non lo so, mister, intanto questa sera io lo dico, ragazzi, formazione del Milan che tolto Modric e Maignan potrebbe essere benissimo la formazione del Monza. Buongiorno mister Allegri. Ciao, tutto giusto, io ti domando, perché secondo te noi vogliamo andare a prendere Galliani? Non lo facile. so. Per farlo giocare davanti. No, per fare il Monza, che mancava solo lui. Giustamente, ragazzi, dovrebbe giocare in questo momento Galliani per le necessità di campo del Milan. Sicuramente, tra l'altro lui c'ha da la stazza, quindi secondo me come centravanti può fare i doppi. Stasera lì davanti ci saranno Saelemaekers e Gimenez. Se sentite bene, si sentono battere i denti per il tremore da Lecce fino qua, Che spettacolo! Allora, però è bellissimo perché facendo questo modulo proprio do spazio a tutti i pipponi che abbiamo in rotta, tutti insieme, cioè veramente ti dà una soddisfazione. Cioè ti immagini, ti provo a immaginare la partita, se dimmi come possiamo fare gol noi se non per caso? Non lo so, mister. Già le squadre di Allegri non si distinguono, no? Soprattutto davanti. Bravo. Allora, Musa si arriva sul fondo, crossa Peggi Calabria, fuori dallo stadio e ciao. No, ciao, è andato a Newcastle, mister. Arriva ciao il cross di Musa a Londra, a Newcastle. E su Pian bisogna capire se ha capito che sta giocando a calcio o se fa un altro sport. Loftus-Cheek che farà? Fa il segno della croce, alla fine o fa il golazzo Modric oppure siamo fermi. Tra l'altro per arrivare a 15 gol prima o poi dovranno cominciare. Io stavo facendo una considerazione, mister, 2 anni fa la stagione è finita a dicembre, l'anno scorso ottobre, quest'anno se stasera non vinciamo con Lecce potrebbe già essere finita ad agosto, sarebbe un record. Ma assolutamente, però poi io ci tenevo a fare i complimenti a Gimenez perché dicevano che non lascia il segno, ieri l'ha lasciato a Yashari, adesso c'è per anche lui. Che segno che ha lasciato?
Sì, qualcuno infatti le è piaciuto il gioco che abbiamo fatto, il titolo di oggi, la frattura composta, perché da una parte ovviamente la frattura alla tibia al perone di Yashari, sì. ma la frattura composta anche tra lei e la società, perché ieri ha detto io sono completamente in sintonia con la società. Falso. Sì, tantissimo. Ma lei l'ha detto, Radio FM su Furlani. ma l'ha detto lei, mister. Ma infatti è Ma vero, su cioè ha quelli chiesto che ti dicono. Rabiot e Vlahovic, tutti presi, quelli che ha chiesto, no? Allora, Rabiot e Vlahovic, Rabiot abbiamo tenuto Musse, quindi è un grande acquisto. Poi adesso stiamo prendendo Akanji, ma arriverà Akanji City dall'Atalanta. Anche perché pare si sia inserito il Tottenham, mister. No, Akanji City è finita. Akanji City. Akanji City dall'Atalanta, 33 anni, un passato glorioso nell'Avellino e sicuramente farà bene per il Milan. Poi adesso è arrivato un Nkunku che è forte, tutti dicono non è una punta, ma io dico ma chi l'ha mai chiesto la punta? Chi gioca con gli attaccanti nel 2025? Vabbè, ma qualcuno però Legit. In Italia c'è la miglior difesa, tutti 0-0 da qui alla fine. Tutti 0-0 forse no, un 1-0 dobbiamo mettere, se non so se ci salviamo. Più che altro è quello, però uno si può provare. ogni tanto, mister, però effettivamente Simone non ne dà una brutta idea, un brutto spunto, perché Adli potrebbe tornare in rosa, essere reintegrato in rosa proprio per la lunga assenza che si prospetta, almeno 2 mesi per Yashari, potrebbe passare per il nuovo Rabiot, il capello un po' così ce l'ha, no? Sì, il naso un po' alla Chiellini, strutturato, che sembra che fosse qualche testata da bambino. Il naso strutturato alla Chiellini. Un po' fa bene lì. No, ma il mister non rida anche lei delle sue stesse parole, però. Anche Chiellini potrebbe fare bene in questo momento al Milan, Io l'ho detto a Max che però lui c'ha Pavlovic che è il Chiellini dei poveri, tutto scordinato, picchia coi piedi quadrati, però io almeno difendevo, lui Il fa Chiellini più gol dei che poveri. in chiusure difensive. Mamma mia. No, ma io invece mamma volevo mia, sapere, ragazzi. visto che tra l'altro sta facendo tanti contenuti sul Milan, anche sui suoi social, volevo sapere come Lele Adani giustifica queste prime 2 partite non proprio brillantissime di Pervis e Stupignan. Te lo riassumi in 3 parole, Camel. Sì. Colpa di Allegri. Tu lo conosci Pervis? Sì, era anche un film, no? Sì, ma lo conoscevi prima Pervis, prima di arrivare ad Allegri? Beh, giocava in Premier League, non è che giocava proprio nel campionato equadoregno. Sì, ma lui allora è andato in Premier League a insegnare come si fa il terzino sinistro. Sì, Infatti, è che non ha trovato nessuno però. Che non hanno imparato. È un maestro Pervis, poi è arrivato da Allegri, si è fidato perché Allegri ti trae in inganno, lui con le parole ti inganna, lui ti vuole far credere che il calcio è semplice, tu ti rilassi e a quel punto che poi rovini un giocatore, Camel, è Stupignan è fortissimo. È fortissimo, cioè, Ma ne sono convinto anch'io, però vorrei vederlo, Camel. Ma sarà nella 50ina dei nomi per il prossimo pallone d'oro, Pervis? Nei primi 10. Nei primi 10 adesso. Sì, pallone d'oro, sempre pallone d'oro esagerare. dell'Ecuador però. Sì. No, del mondo, Camel, neanche d'Europa del mondo, perché comunque dopo, vabbè, ci sta che dietro la Padula, ci sta che dietro il Rivaca, Lorenzo Faravegli, Mastantuono. Mastantuono, vero, però. Franco fortissimo, Alison no, Franco Armani neanche, Franco Mastantuono, Si fa un altro ruolo però. Al 3/4, ma va bene. Vabbè, ma raga, qualcuno, io ieri ho visto che ci sono stati, sapete, no, i sorteggi per la prossima Champions League. Noi, come da tradizione, il martedì, mercoledì torniamo al cinema, facciamo Tanto la tessera. Giochiamo col Patatinaico. Giochiamo col Patatinaico. Esatto. No, tra l'altro l'unica volta che il Milan non è ai sorteggi, cioè da un po' di anni, una volta che il Milan non è ai sorteggi, sorteggia Kakà. Sorteggia Kakà, ma anche Incredibile. qualcuno ha detto Milan rappresentato dalla presenza di Zlatan Ibrahimovic, cioè Zlatan Ibrahimovic è già tanto se rappresenta se stesso, no? Oh amico, miglior presenza del mondo, chi volevi che andava? Non Ha mandato chi? Moncada, Giorgio? No, no. Zlatan. Ma cosa ci non facevi? pensi Zlatan che ti ha mandato via così potevano farsi il loro mercato senza che tu potessi intervenire? No, amico, tanto Zlatan non fa niente comunque in mercato, cioè non è che io ci tengo, Quello sto tranquillo. sì, però Vuoi tu hai lavora. vinto lo stesso numero di Champions, ad esempio di Buffon. La domanda Sì. è cosa ci facevi ieri sera al... Per
quello, perché il Milan io non ho mai vinto Champions, Milan non c'è in Champions, quindi ha mandato me per quello. Ah, ok. Se io avevo vinto Champions non mi mandavano, però c'ho quella che ho rubato a Giroud del Champions, quella anche che il mondiale. No, non è vero. Olli Sì, quando torna. è venuto Giroud gli ho detto: te sei qua in Milan, ma tuo mondiale e il tuo Champions è mia. Ma tra l'altro Olli tu proprio non puoi tornare proprio chiusa, no? Perché dopo andiamo a parlare di Vlahovic, Dobbik. Il mio preferito resta Giroud, non lo so se... A gennaio, se vuoi, vengo, no? Ci sono tante ragazze che mi dicono fammi venire qui a Milano e io voglio arrivare. Giroud mi piaci tu. Sì, credo che sia questo il motivo. Ho anche aperto una pagina su Escort Gigolo Advisor, se serve Per il potete- ritorno, per preparare il ritorno. No. Adesso, Sì, anche No, però adesso torniamo per favore cioè bene Giroud bello, lo abbiamo amato, torniamo alla stretta attualità. Breaking news di questa mattina, visto che parlavi di sorteggi Champions, Sì. sorteggi in cui non c'era il Fenerbahce. A sorpresa, ad agosto, quindi ancora prima di settembre, Sì. il primo allenatore esonerato di tutta Europa, José Mourinho, esonerato dal Fenerbahce. tutti a casa, Ale, che dispiacere. Mi hanno esonerato dal Fenerbahce. Sì, nonostante Davvero? l'acquisto di Archie Brown, Nonostante l'acquisto di Archie Brown. Mi hanno esonerato, è lo stesso Sì. Vanni esonerato del Fenerbahce. Sì, Non è possibile, non è possibile, lega i giornali, a parte che Io ho sempre dovrebbero... detto che non dovevo andare a allenare alla Turchia, no? E compri Charlie Brown, Snoopy, e almeno che devo allenare in Italia, alla Roma l'Inter. Oh, comunque, primo allenatore numero uno, ancora il numero uno. No, allenatore portoghese numero uno io, adesso. Ha fallito tanti anni, José ha fallito tanti anni e io ho fatto delle prestazioni incredibili. Beh, è partito molto bene, è partito meglio di Allegri. Ma che vuoi da me? Ma se voglio giocare Vabbè, con ma- Salemaker spunta, ma vincete le partite con Salemaker spunta. Ma non penso non che... ha torto, però adesso di fuori di ragazzi, oggi ci sarà anche qualcuno della primavera, immagino, di Milan Futuro, perché obiettivamente siamo corti. Sì, c'è siamo- un ragazzo di Milan Futuro di cui mi hanno chiesto qualcosa. Amici, io vi voglio bene, ma non ho la più pallida idea di chi sia. È stato comprato Ma quest'estate. neanche Allegri, il punto è che neanche Allegri È, lo sa. è ovviamente un attaccante, un uomo offensivo, alla destra punta, però è 2006, ma non so dirvi molto di più Ma di sai lui. cos'è il problema? Che non è che tu dici giustamente, squadra Milan Futuro, magari giovane, non ha giocato in grandi squadre, è arrivato al Milan Futuro, comunque fa Serie D, ma il problema è che non conosce neanche quello del Milan. Hai capito? appunto, Perché appunto. cioè, Atekame, ma Atekame io faccio ancora fatica di singolo con De Winter in allenamento, tutti e due riccioli, tutti e due belli grossi. Tra l'altro, Voglio belli grossi, mister, insomma. tra l'altro oggi a centrocampo dovrebbe esserci Voss, no? Un altro grande acquisto di Milan Futuro che è stato speciale. Voss era già pronto l'anno scorso, tant'è vero che è sparito. Ha fatto tante partite partito, facevano i video come forti, guarda come lo nel forte, 16 ma- col sparito nel nulla. Però- E sì che è bello grosso per lui. Ma mister, però obiettivamente, tolto Modric dalla formazione di questa sera, che ve la voglio leggere, ragazzi, non potrebbe sembrare il Monza. Allora, Maignan in porta, Pavlovic, Gabbia, Tomori, Estupinian, Fofana, Modric, Loftus-Cheek, Musa, Saelemaekers, Gimenez. Chiedo scusa a tutti quelli che stanno mangiando in questo momento. Top, formazione top secondo me, amico. Ah. Convincici. Ma tra l'altro, Zlatan, Gimenez non l'avevi scelto tu, si diceva, però Sì, ma amico, Allegri, lui rovina attaccanti. Fortuna di Allegri che quando ha vinto il scudetto in Milan c'era Zlatan come attaccante. C'aveva Pato, Robinho, Cassano, Inzaghi. Mamma E mia. tutti che è capace a giocare a calcio, no? Lui se no rovina, guarda, ha rovinato anche Vlahovic. Vabbè, ma Vuole Rovina Vlahovic una per partita ha finire fatto, lavoro. obiettivamente però ha fatto una partita con Allegri. Adesso dire che l'ha rovinato Allegri non No, lo so. non 6 mesi ha fatto, amico. No, ma mica con Allegri però. Sì, ha fatto 6 mesi, no, sbaglio. No, chi? Ma io Gimenez pensavo che- con Allegri, no? No,
No, Vlahovic dico. Ah, Vlahovic. Io dico, lui vuole Vlahovic per finire di rovinarlo. Ha iniziato sì. il suo Sì, allora su questo va detto che non è che ha particolarmente Finire il lavoro valorizzato iniziato, Vlahovic, questo sì. giusto. Lo vedi, prima cosa che ha fatto è Pulisic e Leao, punto, che nessuno di due punta. Esatto. Lui non vuole. Gimenez lo scambiamo con Dovbyk, poi a gennaio Dovbyk lo scambiamo con un difensore centrale, sicuro. Ma tra l'altro Dovbyk è quello del Signore degli Anelli, me lo potete confermare? È lui? È quello... No, è il centravanti di Ucraina che ha fatto più tanti gol dopo di me. Ah, più tanti gol dopo di te? Dopo di me arriva lui, ho fatto 1 miliardo di mila gol, lui ha fatto 2 o 3, però è attaccante, lui lo metti fermo in aria, se arriva pallone gli arriva addosso la testa, fa gol. Se ne arriva addosso, sì, però Sì. scusa, tu tra Vlahovic e Dovbyk prendo Shevchenko. prendi Harry Giusto, Potter era, giusto. ragazzi, Dovbyk. Ma infatti non capivo. Sì, ho sbagliato. Ma poi Signore degli Anelli è Harry Potter, su due robe Harry Potter in inglese vuol dire Signore degli Anelli. Bravo, vedi, Jack, ti Stai dobbiamo- toccando due cose che per me sono sacre, dobbiamo Sin è spiegare consapevole. tutti. Sai Sì. cos'altro comincia oggi? Oltre alla seconda giornata di Serie A, c'è la prima giornata di Saudi Pro League e alle 17:50 gioca l'Al-Hilal di Simone Inzaghi e Teo Hernandez. Quali sono le sensazioni per questo Andrea, esordio? non lo sapevo, grazie, no? Che vado Non è- annullo l'aperitivo, l'avevo organizzato. Sì, perché alle Come si 17:50 è come si difficile. vive lì? Ma Angrile, Ci sono non è nani, ad esempio, perché ma ci sono, però non te li fanno portare a casa, no? Questo sì. è un po' dobbiamo trovare il compromesso, ma piano piano riusciamo a trovare la nostra dimensione. Ma qualcuno ha detto che hai un po' goduto della prima sconfitta del Milan. Io non Male ci credo, lingue. non ci credo, però voglio un tuo giudizio obiettivo, su Pervis. Cioè, No, può- cosa dirlo? se la può, se la può Pervis va giocare bene. con te, chi è più forte tra te e Pervis? Ma a me l'unica cosa che mi piace di Pervis che se si abbassa ancora un 20 centimetri sarebbe un nano perfetto, perché c'è già la faccia da nano Pervis. Però come calciatore Tu lo conosci Pervis? tu lo Ma si è Vabbè, diffuso, non si è diventato un mantra. No, ma io volevo sapere da mister Inzaghi, perché cioè io so che insomma gli arbitraggi in Saudi Pro League di solito sono non di parte, però tendono a essere sempre contro le squadre di Simone Inzaghi. Non si sa come La mai. Marotta League non è mai stata Sì, però è rimasta qua la Marotta League. Sì, adesso stiamo cercando di avere i nostri rappresentanti, intanto sto continuando a giocare a prendere le traverse in allenamento, non so se avete visto No. il video dove faccio din. com'è che fa? Cioè, Era un dal video papà al din. C'era un mio video che giocavo a prendere la traversa e quando Sì. la colpivo facevo din, proprio din. Oh, mamma mia. Però raga, adesso abbiamo Qua riso. non sanno neanche cos'è la traversa e infatti... Vabbè, perché le porte non hanno la traversa. Sì, ma Ci sono non quelle del capite, fa rugby. fatica a capire cos'è la porta, ho tolto Teo Hernandez, Milinkovic al tiro 3. Beh, mister, lei è una squadra che Din, quella del Milan, la doppierebbe tutto. Però c'è da dire che Dici. Comuzzo ha fatto un mega... Ma secondo te Comuzzo lo conosce Pervis? Non lo so, però appena si è diffusa la notizia che lo voleva mister Inzaghi, Comuzzo mega papera. Io guarda, ti dico una cosa. Mister Fiori, sì. Che Pietro Comuzzo è molto deluso dopo l'errore di ieri sera. Io per tirare sul morale ho fatto vedere i primi 45 minuti di Stupignani in Serie A. Ha detto c'è chi sta peggio di me. Mi sento meglio. Comunque ragazzi, stando a quando il tifo del Milan con in testa la curva sud questa sera tornerà a cantare, pare, nel settore ospiti di Lecce si rivedranno. Io di sicuro non ci sogno nella curva sud, se no ecco, non avrei cantato con questa voce. Ecco. Beh, però lei era presente quando è stata la Champions con Liverpool, c'è la foto, mister.
Sì, ma io sono sempre stato milanista e se avessi avuto più voce sarei sicuramente andato in curva a fare i cori. Purtroppo poi la carriera mi ha messo di fronte l'Inter, ma vedi che appena finito di... Ho potuto. Ecco, ho preso baracche e burattini e sono andato in Arabia, ecco. Ma io mi andrei a collegare però con la redazione di Sky Sport. Intanto grazie a Alessio Bagnasco che si è abbonato con la redazione di Sky Sport, dove c'è Fabio Caressa per sentire un Se lo conosce Pervis. un giudizio, se lo conosce Pervis, un giudizio sul mercato del Milan e come potrebbe andare a finire a Kanji, Vlahovic, Nkunku. No, e anche una spiegazione su quel paragone che ha fatto qualche giorno fa su Leao, che ha detto, insomma, mi piace questa evoluzione di Leao da punta centrale, mi ricorda l'evoluzione della carriera del giovane Thierry Henry. Rip Leao. Ammazza Beppe. Ma Beh, ti tu dico l'hai una cosa. detto. Ma sì, ma il mio socio, quello che mando mentre io sto a fare in cucina con Benedetta. Ecco, C'ha ragione si anche lui. spiegherebbero tante Oggettivamente cose, sì. fa il suo, Fabio. Ma allora, io ti dico una cosa. Io ho chiesto all'algoritmo, secondo lui, come sarà la stagione di Pervis. Sì. Ti dico solo che quando scrivi Pervis nell'algoritmo si impalla tutto, non te lo funziona cambia. più niente. Te Non Elvis. funziona più, fa tutto Crasha. un deal, è troppo scarso Pervis, Peppe. Però io ti dico una cosa, ti faccio un pronostico su stasera. Lecce 2, Milan 1. Beh, dai, no. Unico gol in tutta la stagione di Camarda. Unico gol di Camarda, Sì. ma il gol per il Milan lo fa Pervis. Da fuori area. Da Un fuori. stiluro, Peppe. Beh, Io sposo questo pronostico in pieno. Cioè, perdiamo? Ma dai. No, ma magari più Ma che no, poi lui vince Peppe? Ma come fai a vincere con Salemaker se Gimenez con Musa che fa i cross? non so come Peppe, rispondere. Mi ha tolto, ma esatto, nel ma tuo non- immaginario, cioè prova a immaginare un'azione del Milan di stasera come può segnare il Milan, non c'è possibilità. Ma magari Peppe. un'imbucata di Luca Ma che Modric. imbucata, cioè arriva Musa fa un'imbucata. Ma non buca il Musa, pallone, Modric, Peppe. cioè, che ma c'è che Modric? Ma Modric poverino predica nel deserto, Peppe, ma che ma io mi piace che c'hai speranze, Peppe, però insomma stasera le fanno neri. Oggi Fabio Beh, solo dure verità fanno oggi, neri. Fabio. No, L'ha detto però- l'algoritmo, non è che dico io. Scusate, in Certo. chiusura io mi andrei a collegare con Milan Lab, chef Canavacciuolo, e sentire le condizioni di Yashari. Allora, confermo il responso. Frattura composta del perone che poi noi abbiamo deciso di scomporre. Perché avevamo però? Non c'era bisogno. perché avevamo 3-4 ore di buco, non sapevamo che fare, a Briscola si è stufiti di giocare, allora abbiamo scomposto il perone per poi ricomporlo. Per poi ricomporlo. Vabbè, la cucina come scomposta, come la medicina scomposta, ormai è d'attualità. Come dice il proverbio, fare e disfare è tutto lavorare. Sì, però probabilmente non era un medico, non è nel com'è che si chiama, le cose di Ippocrate. Però Perché adesso bisogna essere medico per scomporre il perone, no? Per ricomporlo. un minimo, pare che non sarà operato. Guardi le istruzioni, c'è il tutorial su YouTube, Sì. c'è la mia pagina, tutorial di come scomporre e ricomporre il perone, l'ho fatto io, voi che non lo so fare, Assolutamente. Qui chiedono Bravo. se l'ha tagliato fino fino con flessibile. col flessibile, quindi si può dire rientrerà più o meno tra quanto Yashari? Ma rientrerà, che paroloni. Tornerà a camminare, vogliamo sbilanciarci così? Tornerà a camminare? Vabbè, Drastico, una volta chef. in allenamento, scusi. Un annetto e lascia le stampelle, facciamo così. Un annetto e lascia le stampelle. Quindi grave l'entrata di... È grave. Un anno, cioè, io farei la firma per stare fuori un anno e tornare a camminare. Tipo tornare a Orighi. camminare, sì. Ci sta Un anno di Orighi che- mutua. Orighi cammina e prende pure i soldi, quindi pensa a Yashari che sono ragazzi più fortunati di lui, ma anche più sfortunati, tipo Benasser, che non tornano più a camminare. No, Benassar in realtà è tornato a camminare perché pare sia vicino a Bologna in Ha questo... camminato fino a Bologna a piedi? No, questo non Aveva lo so, tempo. però certo è che la suite Benasser bisognerà poi cambiare eventualmente Aspettiamo a Yashari. No, beh, speriamo che non ci stia tanto Yashari, no? Vabbè, se vuole riposare quei 12-13 mesi, poi quando è pronto la lascia libera e se la prenderà al prossimo infortunato grave. Comunque qui le consigliano una ricetta a base di perone di Yashari. Ma
Ma va, io un po' di perone sbriciolato sopra il risotto alla milanese, gli dà quel giusto sapore, dà anche un po' di calcio perché è un osso, Un po' di sì. e quindi dopo sta tutti bene. Va bene, signore e signori, il GOAT Daniele Sporchia. Ciao ragazzi, Ciao Dani. Ciao, a Dani. lunedì. buon weekend Buon a weekend. tutti, che non sarà buono dopo stasera. Meno male che ci sei tu. Ciao, però. buona partita. Meno male che Grazie, ci sei tu, ragazzi. ci fai ridere. Ciao Dani. Ciao. No, Tanto in per, realtà- per il buon Dani, oltre alla depressione della partita di stasera, ci sarà poi la realistica depressione per il Gran Premio del weekend. Lui è tra grande l'altro, appassionato tra di Formula 1. l'altro. No, dicevo, meno male che ci sei tu a farci ridere. In realtà, Jack, c'è anche il mercato del Milan. Qui chiedono Anche il aggiornamenti. campo, probabilmente. Qui chiedono aggiornamenti. Sì, dacci un minuto, Morgan, così intanto imbastiamo quelle che sono le trattative di giornata, comunque di questi ultimi giorni. Nel mentre andiamo da Tom Turci, così chiediamo anche lui consigli Fanta o meno. Assolutamente Grazie sì. Umberto Rivolta, però prima ridateci il Umberto. Milan, che emozione anche in Serie B. 40 mesi, tantissimi. Come quelli 40 che sarà mesi. fuori Yashari, Sono molto 3 anni e un No, quarto, e un scherzo, terzo, speriamo di tantissimo. No, allora, rapidamente, Nkunku sta facendo le visite, l'idoneità, in realtà ha già fatto le visite. Adesso sta facendo l'idoneità, poi andrà a firmare il contratto, è arrivato, è fatta. Sembra che, cioè, se non ci sono problemi con le visite, sembra che comunque il Milan valuti di fare in ogni caso una punta. Il nome più forte probabilmente adesso è quello di Artem Dovbyk, operazione che rispetto a ieri, che si parlava tanto di questo scambio con Jimenez, potrebbe essere anche scollegata. Quindi potrebbe arrivare Dovbyk magari con una formula del prestito, non lo so. Resta sempre sullo sfondo il nome di Vlahovic, ma diciamo che il Milan sembra fare abbastanza di tutto per non andare su Vlahovic. La Juve non ha ancora chiuso però per Muani. No, perché con Vlahovic lì così diventa difficile per la Juve chiudere per Kolo Muani, oggettivamente. Anche ieri a un certo punto si era diffusa la notizia che la Juve avrebbe chiuso comunque per Kolo Muani, e quindi a quel punto Allora, con non si Kolo sa. Muani e Secondo me, Davide secondo in- me se non riesce a liberarsi di Vlahovic comunque tenta di chiudere Muani gli ultimi giorni, e di fatto ci sono abbastanza vicini. Discorso, andiamo in ordine. Centrocampo, Rabiot resta il nome preferito per quanto riguarda Massimiliano Allegri. Non dovrebbe essere un problema l'operazione da un punto di vista economico. Il problema sembra essere un po' più di Rabiot, che non sembra straconvinto della destinazione, perché vorrebbe apparentemente rimanere a Marsiglia, convincere De Zerbi al reintegro, anche perché, non dimentichiamolo, so che è paradossale, ma il Milan non fa le coppe europee, il Marsiglia fa la Champions, quindi io un pochino capisco Rabiot. Difesa, Akanji, un nome che si è scaldato particolarmente nella giornata di ieri. Accordo trovato probabilmente con il Manchester City. Morgan, intanto cominciamo ad andare. Si sta aspettando adesso si sta cercando, ecco, di trattare per trovare l'accordo con il giocatore. Forte inserimento oggi del Tottenham per il giocatore, che comunque è sempre una piazza affascinante. E Sono tante le pretendenti ricordiamo per che se Akanji. ci sono inserimenti, il Milan automaticamente Sì, tendenzialmente esce sì. dal- Allora sono tante oggettivamente le opzioni sul tavolo di Akanji, che si prende il suo tempo, e credo farà una scelta Che era già stato sì venduto economica al ma non Galatasaray. solo, ecco. Credo che farà una scelta sì economica ma non solo. Monitorato anche il profilo di Kivior, però, che è un giocatore che sappiamo al Milan piace, cioè è come Depay, viene accostato al Milan più o meno a ogni sessione, però è molto 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 avanti nella trattativa al Porto. È difficile pensare di poter andare a scavalcare il Porto. Uscite, Musa probabilmente non si fa più all'Atalanta ora con l'infortunio di Yashari. Jimenez molto vicino. Esatto, si è fatto male un centrocampista, dici Milan va a prendere Rabiot, no, tiene Musa. Tiene Musa. Molto vicina la cessione di Alex Jimenez verso il Bournemouth, quindi probabilmente niente Como, niente Roma, ma Alex potrebbe andare in Inghilterra Ma io al Bournemouth. vabbè, che è il terzino più forte che abbiamo in rosa, ma E va direi bene. che al momento più o meno siamo qui, non ci sono altre grosse novità. Beh, anche perché Apriamo i nomi apriamo il ci capitolo. sono. Ah no, c'è il tema appunto che hai detto tu, che riguarda un po' più Adli che Ben Nasser. È uscita la voce anche di Ben Nasser, però per me sono più voci che fatti, che si potrebbe anche valutare il reintegro in rosa, soprattutto magari per Adli, per andare se non dovessero esserci opportunità di mercato. Quindi c'era Rabiot Benasser e Adli fuori rosa, si fa male Yashari, Milan anziché andare su Rabiot, chiesto reintegra i vecchi. Però mi dicono alla regia che c'è già in collegamento Tommaso Turci da DAZN. Ciao Tom. Ciao Tom. Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio a tutti. Tutto bene? Sei sopravvissuto all'asta del Fanta?
No, non ancora. Ancora. Io sono un professionista che aspetta la fine del mercato, a differenza vostra, che fate i saccenti prima dell'inizio della stagione, poi però dovete fare una seconda asta per cambiare le squadre. Io aspetto che sia tutto delineato e definito, e poi dopo la mia giornata è un matrimonio, una festa. Un po' come la strategia del Milan, che sta aspettando gli ultimi giorni per fare tutto. di mercato. Volevamo aprire il capitolo Nkunku. Ci fai tu un quadro e dai un voto a questo acquisto del Milan? Ma allora, io l'ho osservato con attenzione soprattutto al Mondiale per Club e in generale nell'ultima stagione. Per me è un giocatore che può tornare a segnare dei gol che gli sono un po' mancati al Chelsea. Francamente non so se sia l'attaccante ideale oggi che serve al Milan, però è uno di quelli che una volta che si integra ed entra in sintonia con la squadra può far molto bene. E bisogna capire intanto come stia fisicamente, perché per me è anche uno di quei giocatori che deve stare bene, e bisogna capire soprattutto quale sarà il suo ruolo proprio in termini non solo tecnico-tattici ma anche di gerarchia all'interno dello spogliatoio. Cioè il Milan oggi fa Nkunku e poi chi verrà, chi se ne andrà, quali sono le altre operazioni, questi sono un po' i dubbi, ecco. Però verosimilmente l'hanno preso per giocare dove? Oggi abbiamo visto un Milan in precampionato con un 3-5-2, poi un Milan adesso tipo stasera dovrebbe essere 3-5-2, un po' per quelle che sono magari le defezioni davanti, però il tema è sicuramente un attaccante che magari ti dà un po' di soluzioni, però qual è l'abito di questo Milan per questa stagione? È ancora un po' in via di definizione, a me non mi è ancora chiarissima qual è l'idea. Sarà 4-3-3, sarà 3-5-2, perché poi dopo qua si parla di sistemi di gioco, ma poi è l'interpretazione del giocatore che cambia un po' quello che è il modo di giocare, perché magari la metti giù così quando fai le formazioni, però poi vedi che c'è un terzino che è avanti 20 metri rispetto all'altro, in costruzione sei in un modo, in un possesso sei in un altro, eccetera eccetera. Però il tema secondo me, Tommy, è legato anche al fatto che hai preso, probabilmente ne parlavamo ieri, un giocatore che ti va ad alzare il livello, sicuramente, ma praticamente te lo va ad alzare dove hai già Pulisic, e ti lascia scoperto il ruolo veramente di centravanti. Quindi ti ritrovi che, di fatto, a prescindere che giocherai a 2 o a 3, uno tra Leao, Pulisic e Nkunku deve stare comunque sempre fuori, fisso. E comunque Nkunku l'hai pagato 40 milioni praticamente tra tutto, cioè un po' tanto per una riserva. No, è un investimento molto importante. Secondo me non sarà una riserva e bisogna trovare una soluzione quantomeno per farne giocare 2 su 3. Detto che le competizioni quest'anno non ci sono, nel senso che poi hai una sola competizione, e però poi dopo i giocatori che entrano dalla panchina sono anche quelli che magari ti devono alzare il livello, quindi stai avere sempre una freccia a 25-30 minuti dalla fine che ti cambia la partita può essere un fattore, però l'attaccante bisogna farlo, cioè questo il tema grosso è che l'attaccante va fatto il prima possibile e deve essere una prima scelta. Quindi tra Vlahovic e Dobbik dove andresti? Beh, allora, Vlahovic per me potrebbe essere quello che ti porta energia, che ti porta vibrazioni all'attacco, che comunque è uno anche per atteggiamento, per come gioca, che può essere trascinante e può anche rinascere in qualche modo, quindi lo preferisco sicuramente. Io Dobbik francamente non lo amo particolarmente come giocatore, perché secondo me ha ancora ampi margini di miglioramento, soprattutto dal punto di vista caratteriale. A volte mi sembra un po' timido e ho paura che quando le cose non vadano bene sia un po' quello che magari entra in questa depressione generale. Però ha delle qualità fisiche, tecniche, è sicuramente un giocatore che ha segnato un paio di stagioni fa tanti gol, l'anno scorso con tutte le difficoltà del caso qualche gol importante l'ha fatto, quindi io francamente penso che siano due ottimi attaccanti. Se devo dire la mia preferenza sicuramente Vlahovic. Ma tu l'hai capito perché Gimenez invece è già stato bocciato? Perché io sinceramente fatico a comprenderlo. Ma allora forse ci sono un po' di dinamiche interne o comunque qualche aspetto che noi non conosciamo. Sicuramente
io continuo a essere convinto che è un giocatore che, se sta bene, ecco, non va valutato solo per questo inizio di stagione, perché su quello che sono stati i 5 mesi al Milan, perché per me, e me lo ricordo molto bene al Feyenoord, per quanto il livello lì fosse diverso, è un giocatore molto molto migliore di quello che abbiamo visto, molto migliore. Però la verità è che purtroppo di tempo non ce n'è qui, ragazzi, il tempo è determinato al Milan, nel senso che se tu poi non dimostri nel tempo che ti viene concesso, ti viene dato a disposizione, e poi dopo qualche perplessità nasce. Io continuo a pensare che sia un attaccante che può fare molto bene nel contesto ideale, nel contesto giusto. Li abbiamo visto fare anche delle prestazioni brutte, questo sì, e ovviamente i tifosi del Milan poi dopo un po' si spazientiscono. Allora, posto che prima ne discutevamo fuori onda con Jack, questo deve essere l'anno di Leao. Secondo te dovessi dire questo è l'anno di? Sarà l'anno di? Beh, l'avete detto voi, Leao. Anche tu scommetti su? Ma sì, ma dai, ma ragazzi, se sta bene fisicamente, perché poi c'è anche quel tema lì, perché poi la continuità dal punto di vista mentale è quello che cerchiamo tutti da Leao e che stiamo aspettando tutti. C'è un Leao sempre attento, cattivo, continuo in tutte le partite, che ci sia sempre, quindi sempre il solito discorso che facciamo tutti gli anni, no? Del suo essere lunatico alle partite, deve diciamo così cancellarlo, però poi devi anche stare bene fisicamente, perché se poi parti e già senti un dolorino, stiramentino, salti le prime due e la preparazione magari non va come speri, poi dopo diventa complesso. Quindi io direi sicuramente Leao. E poi che dire, io avevo molta fiducia almeno in quella che era stata il precampionato, il Loftus-Cheek. Qualche perplessità mi è venuta anche su di lui dopo la prima giornata di campionato, però per quelle che sono le sue caratteristiche potrebbe essere un giocatore che arriva a segnare dei gol come aveva fatto nell'anno di Pioli, quello dove fece benissimo. Quindi difficile da capire. Stasera una cosa è certa, ragazzi, è una di quelle partite da non sbagliare, ed è solo la seconda, e con questa formazione qui poi siamo ad agosto. No, più che altro, ragazzi, perché il Lecce, che ho avuto il piacere di seguire nella prima giornata di campionato e ho visto da vicino, è una squadra che tecnicamente davanti ancora manca un pochino, quindi è una squadra da azzannare, una squadra che ha ancora un po' di difficoltà, per quanto sia organizzata, perché Di Francesco secondo me è un ottimo gestore e mette bene giù le sue squadre. È una squadra che difetta di qualità davanti e quindi bisogna essere bravi ad andare a zanarla questa partita e non subire il Via del Mare, che è uno stadio sempre molto caldo in queste situazioni. Però Tom, mi viene da dire che se manca un po' di qualità davanti al Lecce, manca un po' di qualità dietro nel Milan. Secondo te Akanji potrebbe ipoteticamente bastare per alzare il livello? Beh, intanto è uno in più, nel senso che è sempre un discorso di reparto quando si parla di fasi di non possesso, in generale di lavoro senza palla, e non è mai solo secondo me un problema dei difensori, come dico sempre, ma anche in generale di chi difende, dei centrocampisti, perché poi bisogna andare a analizzare sempre i gol e a volte magari perde palla il centrocampista perché la passa a quello sbagliato, a volte marca male il centrale, a volte non fa la diagonale il terzino, quindi un difensore non ti sistema mai un reparto, però sicuramente ti può alzare il livello. A me piace come giocatore Akanji e sicuramente può dare una mano, però è sempre un discorso complessivo e io sono convinto che il Milan comunque non sia quello che abbiamo visto contro la Cremonese, e in generale non voglio pensare che sia una squadra che oggi è così indietro. Una partita così brutta secondo me ci può anche stare, pensiamo ad esempio al Napoli l'anno scorso con il Verona la prima, però bisogna subito ripartire, perché poi dopo anche l'energia che ti danno i 3 punti nel lavorare, la serenità eccetera eccetera, sono cose che devi andare a ricercare subito. L'ultima al volissimissimi. Sì. Tom, dammi una mano, tu che sei un grande esperto di Fanta. Io mi ritrovo ad avere già la seconda giornata Immobile, Diao, Yashari, tutti gli infortunati più gravi di questo campionato. All'asta di riparazione cosa posso fare? Come la risolvo sta situazione? Perché sono disperato. Ecco, cerca di non comprare giocatori così magari non si spaccano altri giocatori. Hai ragione, mi sembra un ottimo consiglio. Severo ma giusto. Va bene. No, a parte gli scherzi. Allora, non so se è stato già battuto Stancio nel vostro fantacalcio, però mi piace molto come giocatore.
Perché non so perché ti dico lui, ma l'ho visto proprio un giocatore che troverà tanto spazio, ti farà 4 gol e 3 assist secondo me. Mi sento di dire questo. E poi io sono un grandissimo estimatore di Som, che è andato con Pioli alla Fiorentina e secondo me potrebbe fare qualche bonus. Prendo nota, grazie Tom. Grazie mille, buon lavoro. Ragazzi, è sempre un piacere. Anche Alla per prossima. noi. Ciao, buon lavoro, abbraccio. buon weekend. Ciao. Segnati sto nome, Kilskoy del Cagliari. Poi dopo No, Kilskoy del Cagliari è andato. Poi Non è svincolato. Come non è svincolato... secondo me questi che mi ha detto nessuno è svincolato, mi sa. Questo nome. A proposito di Fanta, però, soprattutto, raga, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Fanta Algoritmo e giocate contro di noi, sfidate Jack, me, Menini, quando si fa vivo. C'è un'iscrizione a $19,99 che vi dà accesso a tutta una serie di dati, statistiche, eccetera, ma soprattutto a tutta una serie di premi settimana per settimana, maglie Milan, biglietti e tanto altro, buoni Amazon, eccetera. Vi mettiamo adesso in descrizione e in chat il link. Grazie Loris Conti. Vi prometto che non prenderò i giocatori del Milan. Bravo. Non ho preso e non prenderò giocatori del Milan. Intanto che aspettiamo le vostre telefonate, ti do un dato che poi mi commenti, visto che stiamo parlando di mercato, perché con la cessione di Samuel Chukwueze a Fulham per 22 milioni più bonus, perché sappiamo che dovrebbe essere questa l'ultima partita di Chukwueze. Chi dovrebbe però esserci, è convocato. Esatto, però il Milan si avvicina a un traguardo senza precedenti. La cifra più alta mai registrata in un singolo esercizio per plusvalenze. Ok? Lo sapevamo, cioè abbiamo dubbi se c'è una roba che fa questa società. È un record. Vabbè, ma ho capito, cioè gli importa solo di fare plusvalenze. Se non fossero riusciti neanche a fare plusvalenze in tutto sto fuggi. Ma infatti leggevo anche qualche battuta che il famoso coro cardinale devi vendere è stato preso troppo sul serio, perché ha venduto tutti. Cioè, si è rimasti un po' col cerino in mano. Cardinale che stasera ci sarà a Via del Mare come no, non ci sarà a vedere il Milan. Do per scontato che si faccia. È partito adesso per farsi Milwaukee-Lecce. No, esatto, detto questo, Chukwueze non ci mancherà. Ciao, come ti chiami? Per amor di Dio. Ciao ragazzi, sono Mauro. Ciao Mauro. Mi fai fare una premessa, perché ieri non sono riuscito. Volevo fare i complimenti a Barber, che saluto, perché è stato bravissimo nel giustificare il suo atteggiamento dell'altro giorno, come saluto Enzo e saluto anche Angelo. Volevo dire che in questa chat tutti uomini, sentiamo qualche donna anche. Ma sai che ho già figli in giro, quindi devo stare attento a come mi muovo. Come in giro? In che senso in giro? Dopo mi cominciano a chiedere le macchine. Quindi volevo dire che qua il fatto di non essere d'accordo con una persona non significa mica mancarle di rispetto. Ognuno in democrazia può pensarla come crede. Amen. È rispettabilissimo. Amen. Punto esclamativo. Amen. E Radio Rossonera, diciamolo Mauro, Radio Rossonera è il posto ideale, perché noi qui lasciamo il telefono aperto a tutti, la chat aperta a tutti e le opinioni di tutti. Siete splendidi. Per quanto riguarda due considerazioni veloci sull'attacco, io penso che se non viene Vlahovic, chiunque verrà, parentesi, per me Dovbyk è un paracarro. Per me Dovbyk o Lucca sono giocatori simili, giocatori senza classe, con i piedi di piombo. Detto questo, comunque penso che se non viene Vlahovic, Allegri giocherà sia con Pulisic, sia con Leao e sia con Nkunku, spostando al centro Leao o Nkunku a seconda di come si evolvono le cose. Ma al di là dell'attacco e del centrocampo, dove bene o male io credo che noi ci arrabatteremo, l'ha detto anche Allegri ieri, no? Faremo con quello che abbiamo in sostanza. Ma l'aspetto preoccupante, ragazzi, è la difesa. Io sono convinto che la nostra difesa è una difesa da squadra veramente che lotta per non retrocedere. No, ma Mauro, io ti ho letto prima la formazione di oggi, lascia perdere togli solo Modric e dimmi se questa non potrebbe essere la formazione del Monza. No, Edo, giusto, però voglio dire, tornerà Leao, tornerà Pulisic, quindi l'attacco bene o male assumerà una connotazione, ma è la difesa. Io penso che loro hanno pensato che il solo fatto di prendere un tecnico bravo come a gestire la difesa come Allegri bastasse.
In realtà lui ha anche sistemato la difesa dal punto di vista della protezione, perché se voi vedete non abbiamo preso le imbarcate, i contropiedi che si prendevano a Fonseca. Col Bari, guardate ragazzi che ci sono stati, se Bari avesse fatto 2 gol chi avrebbe potuto dire qualcosa? Noi abbiamo Sì, preso come no? con la Cremonese abbiamo preso 2 gol a difesa schierata. Questo significa che con ogni probabilità i difensori nostri, onestamente, poi possiamo discutere che Gabbia è bravo, un bravo ragazzo, che Paolo Luc così, però voglio dire il livello qualitativo della nostra difesa. C'è bisogno, si dice che c'è bisogno di uno, magari arrivasse a Kanji, ma secondo me per come siamo messi ce ne vorrebbe più di uno. Buona domenica ragazzi, Ciao Mauro. Ciao, buon weekend, buona partita stasera. Magari poi ha dei fratelli, a Kanji prendiamo tutti. Jack, volevo sapere, tu questa sera dove festeggerai lo scudetto delle plusvalenze? Perché te l'ho detto, è un record del Milan, Stasera? è la squadra più... Beh, allora vorrei festeggiare in un posto dove posso anche vedere la partita, non tanto per il Milan quanto per Francesco Camarda, che credo che peraltro la curva che abbiamo detto probabilmente tornerà a cantare stasera a Via del Mare, credo canterà per Francesco Camarda. Dovrebbe partire dalla panchina. In realtà siamo lì perché è vero, la Lecce ha comprato la punta in sostituzione tra virgolette di Kristovic, perché dopo la cessione di Kristovic all'Atalanta di fatto era rimasto il solo Camarda con tutto il peso dell'attacco di una piazza comunque importante con certe pretese e che deve salvarsi, era un po' tanto. Hanno preso un nuovo attaccante, io resto convinto che però metterà Camarda dal primo minuto, perché secondo me è un po' presto per buttare nella mischia l'altro. Magari Camarda avrà 60 minuti e poi entra il nuovo centravanti, questo non lo so, ma credo giocherà. Paola scrive: Ricci troppo sottovalutato. Io quello che non capisco, Jack, sembrava l'unico punto fermo, inamovibile del precampionato. Inizia il campionato, Ricci sparito. Sì, beh, oddio, adesso ragazzi, tutto bene. Una partita ha giocato Ricci. Cioè, una partita ha giocato il Milan di campionato. Sì, non è neanche entrato. Oggi è previsto. Non è neanche entrato. Oggi è previsto, sì, ma entrerà. Ma entrerà. E il discorso è che se, e io su questo non sono d'accordissimo, se Allegri vede lì Modric, allora spazio per Ricci non ce n'è. A meno che non cominci a giocare a 2. E allora se giochi a 2, oggi per me sono Ricci Modric i 2. Contando che Yashari è i box e che né Fofana né Loftus-Cheek mi danno quel tipo di vibe come giocatori. Ma Jack, siamo già a una partita decisiva, siamo ancora qui tic-tac a domandarci, però giocherà 2, giocherà 1. Cioè abbiamo fatto, dal punto di vista degli acquisti, ragazzi, Yashari e Nkunku sono i 2 acquisti più onerosi, 40 milioni diciamo all'incirca, più o meno sì. L'uno, no? Yashari ieri Allegri ha detto che è un play centrale, quindi Ricci, altra quindi cosa, Modric, quindi strana, ne hai 3 nello beh, l'ha detto il mister. No, però, se lui li vede così, per me Modric è tutto meno che un io lo metterei dappertutto tranne che fa il play, però. Va bene, però in quel momento il mister lo vede lì, tanto è vero che oggi parte lì, quindi sono stati fatti di fatto 3 acquisti nella stessa posizione, Jack. Sì. Nkunku se è una riserva, diciamo così, se va a sostituire, va a prendere il posto di Okafor, hai speso 40 milioni per una riserva che non li spendi neanche per un titolare. Prova a spiegarmi, perché a meno che perché scemo, per me l'unica altra opzione è che mi viene in mente è che lui, e l'ha già detto in qualche conferenza stampa, veda Leao centrale come punta e quindi nella sua testa ci sia un tridente con Nkunku da una parte, Pulisic dall'altra e Leao in mezzo. Sì, ma Jack, secondo me non è impossibile che lui la veda così. Ma Leao che può far tutto, perché quelli che sanno giocare a calcio possono far tutto, quindi partiamo da questo presupposto. Però non è cattivo sotto porta e Leao non diventerà mai cattivo sotto porta, mai cattivo. Nessuno sotto è cattivo porta. sotto porta nel Milan. Ma Leao, però nessuno viene visto attaccante centrale. Leao è fortissimo, è il migliore che abbiamo, che Dio ce lo conservi in forze, tutto quello che volete, ma sotto porta non sarà mai cattivo, quindi io non lo so. Tanto il discorso, tanto parliamoci chiaro, in Serie A adesso non si vince, cioè il capocannoniere fa un po' meno di 20 gol, nel senso che l'anno scorso ne ha fatti più di 20 Retegui, se non sbaglio 18 Ken, e poi siamo tutti a ridosso dei 15, non di più. Per me cattivo o non cattivo, Leao soprattutto se gioca a centrale 15 gol li fa con la pipa. Se bastano queste mie parole, dice Andrea, per fargli fare 20 gol, raga, le dico di tutti. Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Flavio da Recco, sentite? Ciao Flavio. Ciao. Vi chiamavo per una considerazione, perché
Ci è stato detto che dovevamo aspettare il mercato scorso, poi dovevamo aspettare Fonseca, poi abbiamo dovuto aspettare per gennaio, abbiamo aspettato con Seisao, abbiamo aspettato Allegri e Tare. Adesso che abbiamo finito di aspettare il mercato, volevo fare una considerazione, se mi permettete. Sì. Ieri in conferenza stampa Allegri ha detto di non aver chiesto Vlahovic, ma di aver chiesto un giocatore con le sue caratteristiche. I nomi dell'attacco sono stati Vlahovic, Oil, Boniface, Alberg, Nkunku e Dovbyk, 6 giocatori completamente diversi. Ora, oltre a Stanchi chiede o Stanchi ascolta, sembra però che Furlani sia finalmente arrivato a una quadra sull'attaccante e mi è stato detto che si è presentato da Allegri con un temperamento doppio, quelle con 2 buchi, confermando che può fare sia la prima punta che la seconda. La seconda punta, se l'ho vista anch'io questa. Va bene, ci sta Flavio. Vi posso lasciare solo un'ultima considerazione che riguarda il Manchester United, tanto che ne abbiamo parlato spesso. Il Milan d'Inghilterra. Esatto, perché non mi ricordo se Tenago o Rangnick dissero che lo United era spacciato in quanto in mano a procuratori e agenti di ogni tipo. E se andiamo a vedere gli affari del Milan degli ultimi 3 anni, tra Mendes, Iso, Cusardò, eccetera, non è andato tanto lontano. Flavio, grazie mille per questa considerazione. Io vi ascolto per radio. Ciao. Jack. Allora, discorso punta, secondo me ieri è stato diplomatico Allegri, perché non ho chiesto un giocatore, non ho chiesto Vlahovic, ma ho chiesto un giocatore come Vlahovic, vuol dire ho chiesto Vlahovic, questo significa, ok? Cioè tradotto in termini un pochino più dritti e diretti. Poi, premesso che io non la vedo ancora chiusissima come pista, è improbabile, diciamo così, che arrivi Vlahovic, perché per una serie di motivazioni, probabilmente di natura economica, non è un profilo che aggrada particolarmente la società. Sicuramente ieri non poteva neanche uscirsene in maniera troppo dritta, perché se veramente c'è magari una trattativa che si sta sviluppando tra Milan e Juve, dai, ragazzi, questo e tu te ne esci in maniera così dritta, è banale agisci negativamente per il Milan all'interno di questa trattativa. Nel discorso complessivo un po' è vero, cioè l'impressione è un pochino questa, quindi c'è più che nel calcio è una cosa che è importante, lo sappiamo, ma in questo momento tutte le volte che il Milan interviene sul mercato sembra più stare attento al piano economico e al piano dei rapporti personali e professionali, piuttosto che al piano effettivamente tecnico. Questa è la situazione che sembra in questo momento, perché c'è proprio un'attenzione ai rapporti, mantenere buoni rapporti con chi di dovere, bla bla, oltre ovviamente al bilancio, e l'abbiamo parlato di plusvalenze e mica plusvalenze. Riguardo il Manchester United, che è vero vive una situazione molto simile, mi fa molto ridere, ogni tanto mi esce sui social sto ragazzo che praticamente è andato tipo un paio d'anni fa adesso, buoni dal parrucchiere, si è rasato i capelli e ha cominciato questa challenge per cui 5 partite, esatto, non mi taglio più i capelli finché Manchester United non vince 5 partite di fila. Adesso sembra Fellaini, non so se ve lo ricordate, sembra Fellaini e lui anche inizia a diventare che pesante per lui sta situazione, ma il Manchester United credo che non abbia mai neanche superato le 3. Quindi non c'è mai neanche fare la vicino. stessa cosa. Andrea dice non ti puoi ridurre il 29 agosto senza attaccanti tutti gli anni. Effettivamente questo è il secondo, terzo, quarto quest'anno anno. non siamo senza attaccante, siamo anche senza attaccante, senza difensore e con un centrocampista c'è corto. stato un upgrade da quel punto di vista. Ciao, come ti chiami? Ciao ragazzi, sono Davide. Ciao Davide. Ciao ragazzi, io vi volevo chiedere una cosa. Se arriverebbe Rabiot con Akanji e Vlahovic, per voi, giustamente con Leao, Pulisic più chi ne metta, il Milan potrebbe vincere lo scudetto, sì o no? No. Rabiot, Akanji e Vlahovic. Akanji, Rabiot e Vlahovic. D'accordo, a parte che non arriva, ti rispondiamo. Ciao, Davide. Grazie. Ciao, buon weekend. No, poi volevo solo dire un'altra cosa, ragazzi. Sì. Allora, questa domanda l'ho fatta per un motivo, perché c'è il bianco e il nero. Perché secondo voi qui c'è il rosso di oggi, e il nero. Vabbè, ci sarebbe una volta, ora è bianco e rosso. Con questa squadra di stasera, anche con un paio di infortuni, senza nuovi acquisti, questo Milan ci può salvare? Cioè, perché io ragazzi con questa squadra di oggi, cioè io ho paura ragazzi, appena l'arbitro fischia stasera la partita, io già ho le mani tra i capelli. Buttiamo fuori la palla come il PSG, però proprio per tenerla ragazzi, fuori. è una cosa
hai detto poco fa la formazione, per favore io ti voglio bene, anzi ti amo, però non lo fare più. Cioè, perché mi ha chiesto un po' al cuore. No, ho chiesto a tutti quelli che stavano mangiando, ho chiesto scusa però, Ma non basta dire scusa, non lo fare più, non si può più sentire una roba del genere, ragazzi. Va bene, ciao Davide, Mamma grazie. mia, paura, ciao. Ciao. Allora, per me no, nel senso che non è da scudetto neanche con l'arrivo di quei 3. Sicuramente il salto di livello sarebbe netto e importante. Secondo me il Milan a quel punto potrebbe provare a giocarsi lo scudetto e secondo me arriverebbe molto serenamente tra le 4, ma molto serenamente. Il problema dello scudetto, cioè per me, è che comunque anche se arrivano questi 3 gli ci vorrà un po' di tempo per integrarsi e secondo me a quel punto rischi già di aver perso punti importanti e decisivi, considerando che questo vantaggio, ecco, di non avere le coppe di cui tutti parlano va capitalizzato nella prima metà dell'anno, perché poi le squadre pian piano cominciano a uscire dalle coppe realisticamente. Quindi il vantaggio grosso è adesso, quando c'è la fase, diciamo, a campionato della nuova Champions, tutte giocano tanto, hanno la testa lì e qui devi capitalizzare quel vantaggio. Il Milan invece è già riuscito a partire in ritardo, quindi non è sicuramente un grande inizio. Riguardo alla salvezza, per me, ragazzi, cioè adesso al di fuori di tutto, la formazione di oggi è vero, è brutta, però perché parliamo di una rosa incompleta e ci sono colpe del mercato, e parliamo anche di una situazione comunque in cui il tuo miglior giocatore è fuori per infortunio, il tuo secondo miglior giocatore è fuori per infortunio, Yashari, forse uno dei fiori all'occhiello del tuo mercato, è fuori per infortunio. Cioè è anche una situazione un pochino già estrema di poi chiamiamoli errori, chiamiamola sfortuna, preparazione magari non ideale, tutto quello che volete, ma non è questa la formazione, anche se il mercato finisce oggi, non è Tra questa. l'altro, a proposito di formazioni, ragazzi, Morente non è il participio presente del Milan attuale, ma un attaccante del Lecce. Questo Tete Morente, gran questo giocatore. dico per tutti quelli che appunto stasera dovessero sentire Morente si riferiscono a un giocatore del Lecce, non alla situazione attuale del Milan. Ciao, come ti chiami? Bello. Comunque resta più interessante quello che ha detto Jack poco fa, cioè ragazzi, no? Beh, a parte che sono stato stordito completamente, cioè io ho perso tutte le energie. Va bene, ragazzi, mettete like e abbonatevi, mi raccomando, perché qua noi siamo qua e saremo qua anche lunedì a raccontarvi comunque sarà andata la partita contro Lecce. Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Guido, era caduta la linea prima. Ciao Guido. Ciao. Io non vi ho seguito oggi perché sono uscito a fare la spesa, però ho seguito solo la prima frase che hai detto sul Monza, che trovo molto giusta. Il problema è che dobbiamo una piccola riflessione: se abbiamo molti ingaggi da metà classifica, come facciamo a prendere Vlahovic, il difensore del City? Il problema è il monte ingaggi, il problema è il player trading, che vuol dire che non c'è nessun progetto, ma se devi avere un monte ingaggi da metà classifica devi avere, visto che sono di Lecce, ti dico Corvino, un dirigente che sa chi deve prendere, oppure devi avere la chiarezza di Sticchi Damiani quando dice ai tifosi del Lecce non vi sognate l'Europa League, perché già è molto che siamo qui. Faccio l'esempio del Lecce perché ce l'ho vicino. Ma non è Questo solo una questione di soldi. Loro non possono parlare di scudetto per un monte ingaggio a 5 milioni di euro. Ma infatti non parlano di scudetto, parlano del ma fino all'anno scorso l'hanno parlato. Sì, però ti dirò di più, non è una questione solo di soldi, ma è una questione di idee e di ambizioni, ok? Cioè, perché se tu hai le idee chiare, non ti riduci al 29, no? Yashari, 40 milioni, tutti dicono, però potevamo risparmiare, però almeno quella era un'idea, era una visione, è una visione. Ma chi l'ha preso Yashari? Yashari chi l'ha preso? Avendo già Ricci e Modric, chi l'ha preso Yashari? Quello, vabbè, l'idea delle due anime, quella poi è un discorso ancora più lungo, insomma. Vabbè. Poi c'è il problema che abbiamo una parte di tifosi, io definisco gli ortodossi, cioè che si deve andare sempre contro e comunque si deve andare sempre a favore della società, perché sui social non puoi parlare male della società perché sennò presti il fianco ai tifosi interisti, ai tifosi juventini. Mala tempora currunt, per una battuta, me l'hanno detto di ogni. Mala tempora currunt, dicevano i latini. Ciao, t'abbracciamo. Ciao. Allora, visto che l'ha citato, veloce che chiudiamo. Visto che l'ha citato, siamo al 29, ci tengo a ricordare e a concludere con una massima di Pantaleo Corvino, che una volta disse: nella vita si può sbagliare la moglie, ma non si possono sbagliare il portiere e l'attaccante.
attaccante. Lascio a voi, questa non è lascio a voi i commenti, perché Questa guardate non è l'attacco male. del Milan di adesso. Questa non è male, chiudiamo qua la settimana di Lunch Press, ovviamente poi c'è il talk, soprattutto stasera la partita, il post partita, eccetera, eccetera, eccetera. Lunedì siamo ancora qui, se Dio vuole. No, siamo qui di sicuro, vedremo a parlare di che cosa. Di sicuro lunedì sarà l'ultimo giorno di mercato, quindi lunedì imperdibile. Tra l'altro, Il mercato chiude, se non sbaglio, imperdibile. sì, no, veramente, cioè, contando che Milan sta facendo mercato tutto adesso, sì, alle 20 se non sbaglio chiude, quindi lunedì non potete perdere niente. Yes. Grazie Morgan, grazie a Giacomo, Grazie a te, grazie a tutti, buon weekend, buona partita. grazie a Tommaso Turci, Daniele Sporchia e tutti voi, ci vediamo lunedì. Ciao. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Sì, è finito anche questo puntato di Lunch Press, ci vediamo domani ancora come tutti i giorni ore 13. Per fare